Il termine tradizione, dal latino traditio, deriva dal verbo tradere, cioè consegnare, trasmettere. Già la sua etimologia ci dà la consapevolezza di una conoscenza tramandata nel tempo che costituisce la linfa di ogni luogo in cui potremmo trovarla. La tradizione, qualunque sia, è come un filo rosso che intreccia le storie dei popoli, tessendo insieme le loro lingue, culture e conoscenze. Attraverso feste, rituali e leggende tramandate di generazione in generazione, la tradizione ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. È l'identità di un luogo e di un gruppo o di un popolo. Parliamo di ambiti che vanno dalla cultura alle tradizioni religiose, sacre o profane, dalle conoscenze tramandate per generazione alla cucina, ai balli popolari, fino ai dialetti e a varie tipologie di rituali che oggi definiremmo folcloristici. Molto spesso questi ultimi ambiti avevano in sé un seme paganeggiante che richiamava a tradizioni antiche o a manifestare conoscenze che soprattutto nei tempi antichi non erano ben viste dal mondo religioso imperante. In antropologia la tradizione è l'insieme degli usi, costumi e dei valori a questi collegati che ogni generazione, dopo aver appreso, conservato, modificato dalla precedente, trasmette alle generazioni successive. La tradizione è particolarmente sentita dalle comunità minoritarie che attraverso di essa tendono a conservare la propria identità. Questo oggi più che mai. Negli studi sul folklore veniva definito inculturazione il processo con il quale un gruppo sociale trasmette e riproduce le proprie tradizioni al suo interno. Acquisiti per acculturazione invece erano definiti i tratti culturali provenienti dall'esterno, strati sociali diversi o da altre aree geografiche e culturali. Folklore invece è sinonimo di tradizione ed è un termine coniato nel 1846 dallo studioso inglese William J. Thoms, ma l'interesse per questi temi era già nato a metà del Settecento e lentamente venne sistematizzato in modo sempre più coerente. In questo periodo c'è la paura che le tradizioni siano una cultura in via di estinzione, la cui testimonianza deve essere raccolta prima che sia troppo tardi. Ci si rese ben presto conto, invece, che le tradizioni erano il tessuto culturale, la linfa, a cui ogni civiltà e gruppo fa riferimento, per identificarsi come unica rispetto ad altri. Nella sua definizione classica, la tradizione può assumere diverse accezioni, fortemente interconnesse. Una prima è come sinonimo di consuetudine, definita spesso poi tradizione popolare o appunto folklore, intesa antropologicamente come la trasmissione nel tempo, all'interno di un gruppo umano, della memoria di eventi sociali o storici, delle usanze, delle ritualità, della mitologia, delle credenze religiose, dei costumi, delle superstizioni e leggende. In particolare è detta tradizione orale la trasmissione non mediata dalla scrittura. Un'altra definizione è quella di tradizione come corpus più o meno coerente di credenze e pratiche condivise da un gruppo di persone all'interno di un campo di attività umano, come può essere ad esempio una tradizione religiosa che assicuri la continuità con i fondatori della religione stessa, una tradizione anche giuridica o una tradizione scientifica. Altro ambito è quello spirituale ed esoterico, in cui la tradizione con la T iniziale maiuscola è ritenuta la forma originaria, trascendente e universale delle varie tradizioni religiose, filosofiche e sapienziali che di quella sarebbero ramificazioni particolari adattate al contesto storico e geografico e di cui occorre pertanto salvaguardarne il legame occulto, nel suo senso etimologico di nascosto, con quella dottrina metafisica perenne di natura divina.
Infine, un'ultima definizione di tradizione è quella di una concezione spesso tradotta in senso politico e culturale come tutela dei principi ritenuti come fondativi della legge naturale, dell'ordine morale, dei valori e dei rapporti gerarchici di una società, che per la loro forza dinamica e ordinatrice possono agire lungo le generazioni attraverso istituzioni, leggi e assetti normativi, adattandosi al contesto storico. Il primato degli studi delle tradizioni popolari è attribuito però a Napoleone Bonaparte e alle omonime inchieste da egli promosse, sebbene il fine di tali inchieste, svolte tra il 1809 e il 1811, in gran parte del territorio italiano fosse ben lontano dalla disinteressata sete di conoscenza che caratterizza attualmente tali studi. Scopo di tali inchieste, infatti, fu quello di individuare e quindi anche eliminare forme di superstizione e dialetti che poco si adattavano con gli ideali dell'illuminismo e l'idea di un impero-nazione voluto da Napoleone. In Italia, all'interno delle scienze etnoantropologiche, si è delineato un campo di studi oggi definito come storia delle tradizioni popolari, all'interno del quale, fin da inizio Novecento, studiosi quali Giuseppe Pitrè, Ernesto De Martino, Alberto Mario Cirese hanno operato ricerche su usi, costumi, dialetti, cultura materiale, consuetudini di diritto, pratiche religiose, canti, poesie, musiche, tradizioni orali e ogni altro aspetto concernente quello che veniva definito come popolare, ovvero gli strati sociali più semplici. Inizialmente definita demopsicologia, poi demologia o, acquisendo il termine americano di studi di folklore, questo campo di studi, a partire dagli anni '80 del Novecento, ha rimesso profondamente in discussione il proprio oggetto di studio, criticando la reificazione delle tradizioni e ponendo l'accento più sui processi di costruzione sociale e sull'uso che i soggetti fanno di esse. Tra i grandi studiosi che hanno analizzato il fenomeno delle tradizioni troviamo Carlo Ginzburg, che si è occupato di storia della mentalità e della cultura popolare attraverso i suoi libri come I beni andanti del 1966, Il formaggio e i vermi del 1976 e Storia notturna del 1989. La stregoneria si afferma come una ideologia ufficiale degli uffici dell'Inquisizione, ma interrogando adeguatamente le fonti, dietro un simile schema ideologico è possibile scorgere una realtà diffusa di pratiche di medicina popolare, culti non ufficiali e persino forme non ufficiali di relazioni economiche e sociali. Questo è un po' il sunto di quello che Ginzburg afferma nei suoi libri. La forza e la fragilità di questi riti vanno ricercati nella periodicità spesso annuale. Gli elementi che caratterizzano una tradizione hanno solitamente, se non sempre, un significato latente che sfugge all'immediata comprensione di chi vi assiste, sia che si tratti di un forestiero, sia che si tratti anche di un membro della comunità non iniziato alla conoscenza di tali elementi. Altro elemento funzionale di grandissimo valore è il cosiddetto pensiero magico, presente sia nel mondo animale inferiore che superiore. Il pensiero magico è definito come quella convinzione che determinate azioni possano influenzare oggetti o eventi quando non esiste una connessione causale empirica tra di essi. Emblematico invece nel caso di tradizioni che si sono preservate e conservate nel corso del tempo e potremmo dire secoli se non millenni è il caso ad esempio della religione ebraica che dalla diaspora del 70 d.C. ha comunque visto fino ad oggi questo gruppo religioso mantenere coese le proprie conoscenze e tradizioni. Dai sefarditi spagnoli agli ashkenaziti che si stabilirono nell'Europa centrale e dell'est, dai falascia etiopi ai bnei manasse indiani
il mondo ebraico ha quasi sempre mantenuta viva la propria cultura e le proprie tradizioni, adattandosi in alcuni casi ai contesti in cui giungeva, ma mantenendo sempre una propria identità. Di grande importanza è il concetto di tradizione in ambito religioso e il senso di continuità e verità che al suo interno viene tramandato, nonché alla forza di trasportare nel tempo antiche conoscenze, ma anche di ritualizzare un sapere. Dai Bishnoi dell'India agli zoroastriani, così come i Jainisti, troviamo un legame profondo con la natura e con la tradizione ad essa collegata. Molti popoli dell'antichità veneravano la natura in modi diversi, attribuendo ad essa poteri divini o considerandola fonte di vita e di saggezza. L'uomo affonda le radici del suo pensiero e della sua spiritualità nel rapporto con la natura. Alcuni filosofi come Platone e Aristotele cercavano di spiegare la natura in termini razionali di forme, sostanze, cause e finalità. Altri come Plotino o Seneca si occupavano invece della natura in relazione alla metafisica e all'etica, considerandola come un luogo di contemplazione o di liberazione. La natura è vista come un dono e non come un oggetto di possesso dispotico. Le religioni riportano al centro dell'attenzione una concezione della natura come creazione di Dio e quindi portatrice di senso, meritevole di rispetto e ammirazione nella sua perfezione in cui viene visto il riflesso del divino. La natura è anche vista come un dono e non come un oggetto di possesso dispotico. Nel mondo attuale abbiamo trasformato questo dono in uno strumento per le nostre finalità. La creazione in quasi tutte le religioni passa anzitutto attraverso la natura. Ed è proprio nelle religioni che possiamo trovare questo elemento, ad esempio il principio di Baltashit ebraico, citato anche in Deuteronomio, capitolo 20, versetti 19-20, in cui si vietava di tagliare gli alberi, deviare i fiumi, sprecare l'acqua. Anche l'alimentazione kosher ha origini nel rispetto degli animali, che andavano macellati e uccisi in un modo che ne limitasse al minimo le sofferenze. E i pulcini, nel mondo ebraico, per esempio, non andavano mai allontanati dalla loro madre per lo stesso motivo. Nel Corano invece troviamo ad esempio un altro obbligo religioso, quello dello hima, ovvero di istituire riserve naturali all'interno delle quali non si potessero abbattere gli alberi, non si potesse uccidere animali, non si potesse negare alle creature l'accesso all'acqua. Tutte tradizioni religiose che pongono la natura come elemento primario della vita. Altro ambito sono invece le narrazioni che la società moderna ha racchiuso nelle stanze dei bambini, ma che nascondono un volto segreto che affonda in un mondo passato meraviglioso e terribile. Stiamo parlando delle tradizioni contenute nelle fiabe e nelle favole. Sono ciò che rimane di antichi miti, spesso precristiani, diffusi in Europa durante l'antichità e il Medioevo. Sopravvissute agli stessi popoli che le avevano generate, le fiabe vennero censurate e depurate dalla cultura borghese e ben pensante, trasformandole in semplici racconti per l'infanzia. Un'opera di cesellatura fondamentale che venne fatta anzitutto dai fratelli Grimm nella prima metà dell'Ottocento. La società moderna, figlia dell'illuminismo e dello scientismo esasperato, ha dimenticato oggi le sue radici e le fiabe rappresentano gli ultimi frammenti di quel mondo dimenticato. Dall'antica Grecia all'impero romano, la fiaba assume un uso morale e didascalico e ce ne rende testimonianza, ad esempio, la favola della volpe e l'uva di Fedro. La favola quindi è un racconto allegorico con un fine morale dove ogni personaggio è una maschera dei vizi e delle virtù degli esseri umani.
Andando in India invece troviamo il Panchatantra come raccolta di fiabe orientali, ma vorrei leggervi una breve fiaba riconducibile al testo buddista Udana datato alla metà del primo millennio a.C., che anche in questo caso ci insegna e fa ragionare. Un gruppo di ciechi ha sentito che uno strano animale chiamato elefante era stato portato in città, ma nessuno di loro era a conoscenza della sua configurazione e forma. Per curiosità, i saggi dissero: «Dobbiamo ispezionarlo e conoscerlo al tocco di cui siamo capaci». Così lo cercarono e quando il gruppo di ciechi lo trovò, cercarono di provare a capire che cosa fosse. Nel caso della prima persona, la cui mano era caduta sulla proboscide, disse: «Questo essere è come un grosso serpente». A un altro, la cui mano raggiungeva l'orecchio, invece sembrava un ventaglio. Quanto a un'altra persona, la cui mano era sulla sua gamba, pensò che l'elefante fosse un pilastro come un tronco d'albero. Il cieco che mise la mano su un fianco dell'animale disse che l'elefante era come un muro. Un altro cieco che stava toccando la coda l'aveva descritta come una corda. L'ultimo toccò la sua zanna sostenendo che l'elefante è ciò che è duro, liscio e come una lancia. Tutto questo che cosa ci fa capire? Nel Rig Veda, datato e forse composto tra il 1500 e il 1200 a.C., se non molto prima, si afferma: la realtà è una, anche se i saggi ne parlano in molte forme. Secondo Paul J. Griffith, questa premessa è il fondamentale della prospettiva universalista dietro la parabola del cieco e dell'elefante. L'inno afferma sostanzialmente che la stessa realtà è soggetta a moltissime interpretazioni ed è descritta in moltissimi modi dai saggi, nonostante in realtà sia unica e sempre la stessa. La tradizione ci insegna che ovunque nel mondo gli uomini e le donne hanno codificato e conservato le proprie conoscenze attraverso il tempo e lo spazio per mantenere viva la propria cultura e le proprie tradizioni, rendendole in ogni singolo caso qualcosa di unico e magico. Rumi in una sua poesia affermava che se ognuno avesse una candela ed entrasse insieme, le differenze scomparirebbero. Invece lo storico e politico francese ottocentesco Jean-Léon Jaurès affermava che la tradizione non consiste nel mantenere le ceneri, ma nel mantenere viva una fiamma.